Salusa 6 luglio 2011. Possiamo solo dirvi di continuare a guardare al futuro e non indietro, perché il passato sta per essere superato dai cambiamenti venturi. Chiaramente, occorre del tempo per arrivare al punto essenziale, che indichi un importante passo avanti da parte nostra. I nostri alleati stanno preparando il terreno per stringere ancor più il cerchio, che argina le attività degli oscuri. Nel frattempo, essi rispondono tirando per le lunghe le condizioni di resa finale da noi richieste, pur rendendosi conto che la loro causa è persa. Può sembrare facile dare gli ultimi ritocchi, ma, data l'importanza di quel che stiamo facendo, questa è veramente la parte più difficile. Siamo, tuttavia, più che capaci di misurarci con loro e, in termini reali, seguiamo i loro piani con estrema cura. Possiamo permetterci di attendere un poco di più, pur di essere sicuri che, una volta entrati in azione, l'esito sarà risolutivo e duraturo. Siamo già molto influenti grazie ai nostri alleati, con il conseguente appoggio di vari governi, necessario affinché gli annunzi possano essere diffusi senza difficoltà. Quando questo avverrà, sappiamo che solleveranno molti commenti e siamo preparati a reazioni negative da parte di determinati ambienti, ma questo non farà alcuna differenza. Se pensate, infatti, per quanto tempo avete atteso tali annunzi, ne consegue che molta gente ne conosce già tutta la portata. Potranno prendere di sorpresa molte persone, ma riteniamo che ad esserne sconvolta sarà solo una piccola minoranza, formata da gente dalla mentalità molto rigida. Costoro hanno tutta la nostra comprensione e vedrete che sarà data loro particolare attenzione, affinché possano giungere alla verità a modo loro. I vari aspetti del nostro arrivo sono stati previsti, tenendo conto, soprattutto di quanto potranno essere turbate le persone con forti sentimenti religiosi. È, comunque, interessante che di recente il Vaticano abbia riconosciuto la nostra presenza e non come una minaccia, neanche per i suoi fedeli. Con il tempo, tutto sarà visto nell'ottica giusta, perché ricordatevi che esiste solo una verità, che deve sostituirne qualunque altra minore. Ancora una volta ripetiamo che nulla sarà imposto, e noi comprendiamo che le persone devono prendere tutto il tempo loro necessario per arrivarci in qualsiasi circostanza. Il ricorso a metodi coercitivi è sbagliato e serve soltanto a dissuadere chi è interessato. Diciamo che esiste un solo Dio di questo universo e, di conseguenza, a prescindere dalle diverse denominazioni, voi tutti offrite suppliche e preghiere al medesimo Dio. Questo dovrebbe portarvi ad unirvi per trovare le basi comuni ed un legame più stretto tra le varie religioni. L'unica cosa occorrente è una mente aperta ed essere pronti ad accettare gli insegnamenti di coloro che conoscete sotto il nome di maestri. Abbiate fiducia nella vostra intuizione, che vi condurrà al livello di verità che siete in grado di assimilare. Come avete l'abitudine di dire, non serve a nulla tentare di correre, prima di aver imparato a camminare. Parlando a voi direttamente, i maestri vi spiegheranno il vero obiettivo della vostra vita e quello che vi aspetta in futuro. Comunque sia, è un vero privilegio essere sulla Terra proprio ora, perché si tratta di un'occasione unica, che vi offre l'opportunità di evolvere a passi da gigante. Per ascendere, non è neanche necessario sapere tutto sull'ascensione, basta soltanto avere buone intenzioni e vivere l'amore per tutte le forme di vita, che è insito nel vostro cuore. Percepite l'amore, che è negli altri, consapevoli che, unendolo al vostro, fate emergere il lato migliore delle persone. Altre anime possono imparare dal vostro esempio e capire che l'amore e la luce sono al di sopra di qualsiasi altra cosa. Domandatevi perché vi trovate qui in questo tempo tanto speciale, e la risposta è che avete qualcosa di importante da offrire a tutto l'insieme. È così che noi della Federazione Galattica percepiamo il contatto con voi perché, senza eccezioni, chi ci incontra sarà immediatamente consapevole che la nostra energia è pacifica ed edificante. In nostra compagnia ci si sente bene e non mancherete di provarlo anche voi. Date amore incondizionatamente e forse riuscirete a placare chi si comporta in modo incivile e sconsiderato, come bambini indisciplinati.
Potete aiutare chi si discosta dal sentiero dell'ascensione, magari dando loro fiducia in se stessi. Infatti, una volta determinati ad aiutare il prossimo, scoprirete che vi si presenteranno molte opportunità di farlo. Siate certi che lo spirito accoglie con gioia chi si offre e la loro competenza non sarà sprecata. Naturalmente, molti lavoratori di luce usano già da tempo le loro specifiche abilità e, come voi, vennero sulla Terra per provvedere alle necessità altrui in questo tempo speciale. Noi, a nostra volta, vi sosteniamo nel vostro lavoro, come pure fanno le vostre guide ed altri esseri spirituali. C'è un enorme sforzo comune per garantire che le energie delle tenebre siano tenute sotto controllo fino alla loro definitiva scomparsa. Mantenetevi saldi nella luce e potrete compiere il vostro lavoro senza paura né discontinuità. Augurate ogni bene a coloro che non condividono la vostra consapevolezza e non riescono a staccarsi dalle vibrazioni inferiori. Di loro ci si prende cura come di ogni altra anima, pertanto non siatene troppo preoccupati, perché alla fine tutto sarà quanto meglio per loro. In verità, carissimi, tutta la questione dell'ascensione è ben sotto controllo e disponiamo delle forze energetiche più potenti. Nessuno può manomettere il piano divino e questo dovrebbe cancellare qualsiasi dubbio che qualcuno tra voi possa nutrire. Abbiamo atteso milioni di anni questo speciale momento e, abbiate fede nella nostra parola, completerete questo ciclo con la piena vittoria, soddisfacendo così le promesse che Dio vi fece al momento in cui iniziaste il vostro viaggio. La gioia e la felicità risuoneranno nell'universo, e l'interesse generale, che suscita la vostra ascensione, vi dimostra quanto siete rispettati e amati. Non siete soltanto delle anime antiche, ma vi fu espressamente concessa l'esperienza della dualità. Voi l'accettaste sapendo che sarebbe stata una prova quanto mai singolare e difficile, ma che avrebbe soddisfatto la vostra sete spirituale di conoscenza ed evoluzione. La vostra fede è stata esemplare e mai piegata dall'oscurità che avete dovuto sopportare, e adesso ritornate alla luce come un essere ancor più grande di quanto foste all'inizio. Siete delle anime molto speciali, questo non significa porvi al di sopra di altre, ma riconoscere il coraggio e la fermezza dimostrati nel completare il percorso. Io sono il Siriano Salusa e aggiungo le mie benedizioni personali per voi tutti. Grazie, Salusa. Mike Quinsey. Traduzione Costanza 2003.